Elezione anticipata per un tornaconto elettorale di Cateno De Luca che non vuole far andare al voto la regione e Messina nella stessa data. Dateci i soldi, dateci le persone, dateci i mezzi per poter essere veramente vicini ai cittadini e poter intervenire. Sì, perché io voglio essere chiaro, io nel mio comitato ho attaccato una bandiera no ponte. Facciamo il referendum per il ponte? Facciamo votare solo i messinesi? Benvenuti in questa nuova puntata dei 3CFU Podcast. Oggi abbiamo l'onore di ospitare un esponente politico della nostra territorialità, Chicco Chiarabello. Grazie, accolgo molto volentieri il vostro invito, raga. È per noi un piacere averti qua. Diciamo, non solo per la persona che sei, ma anche per il rapporto poi che abbiamo. Ci terrei a menzionare il fatto che non io in prima persona, ma mio fratello almeno è stretto collaboratore del nostro ospite. Tuo padre pure. Anche mio padre, vabbè, comunque, per dire che il legame proprio affettivo. Allora, Chicco è candidato, giustamente, alla presidenza della seconda circoscrizione, ma Chicco è stato anche in passato rappresentante d'istituto del Liceo La Farina. La mia domanda è, tu già come rappresentante d'istituto avevi capito che era questa la strada che avresti intrapreso anche in futuro? Quindi andando sempre avanti, passando al Senato accademico e adesso addirittura provando a essere eletto come presidente della seconda circoscrizione? Grazie, la domanda è molto interessante perché mi fa fare un salto indietro a quando ero un ragazzino. Diciamo che comunque per impegnarsi, per far parte di una lista, anche a scuola, per parlare nelle assemblee, devi essere portato, devi avere qualcosa che ti spinge a farlo. E io quando sono entrato a scuola sono rimasto molto affascinato dal mondo della rappresentanza, perché la ritenevo una cosa utile. Ho fatto il secondo anno una lista di cui sono stato il più votato, però era ancora un'interpretazione della politica secondo me molto giocosa, non avevo quella serietà che è venuta nel momento in cui ho conosciuto un consigliere comunale, Alessandro Russo, e Sì. poi contestualmente subito dopo ho conosciuto Felice Calabro, che è tuo padre. E quando io ho iniziato a frequentare con loro Palazzo Zanca, a vedermi i consigli comunali, le commissioni, mi sono intrippato. Ho pensato, questa cosa mi piace, la sento mia. Continuiamo su questa strada. Ok, ricordiamo che Chicco è giovanissimo, se non sbaglio sei 2005. 2005, quindi veramente penso forse il più giovane candidato. Della storia alla presidenza di una circoscrizione, penso. Ok, non sapevo se solo di Messina o forse anche d'Italia, così giovane. Molto probabilmente. C'è stato uno assessore a San Giovanni La Punta in provincia di Catania a 19 anni. 19 anni, Ah. vabbè, di poco. Vabbè, voglio dire, comunque ti fa onore perché lo spingersi in una banalmente non solo alla circoscrizione, ma proprio contesto politica così giovane ti fa veramente onore, vuol dire che devi avere una certa forza di volontà e quindi io ti chiedo, questa volontà tua, l'obiettivo qual è? Nel senso, perché se io ti dovessi chiedere una risposta 100% sincera, perché oggi ti candidi? Perché ti candidi in questo 2026 alla seconda circoscrizione? Mi candido alla presidenza della seconda circoscrizione perché ritengo che comunque la politica abbia un po' fallito sia a livello circoscrizionale che a livello appunto amministrativo. Non prendiamoci in giro, ci sono sempre le solite facce che governano questa città, questa circoscrizione. Ok, tutti spuntano sempre in periodo di elezione, ma io non ho mai visto un dinamismo politico anche in un periodo che non sia quello elettorale. Io voglio portare la mia idea di politica, i miei temi e soprattutto voglio dire a tutta la classe dirigente attuale, guardate che ci sono giovani che studiano, si lavorano, si formano, sono capaci a rappresentare ed amministrare. Sta avvenendo il nostro turno, arriverà e io quindi voglio essere anche, diciamo, un'apripista per tutti i giovani che fanno politica in questa città. Sì, diciamo che secondo me i giovani, come in questo caso, difficilmente vengono presi sul serio sotto È questo vero, punto di è vista, vero. nell'ambito politico soprattutto, perché magari ancora un po' precoci, ad avere appunto anche un'importanza, una rilevanza in questo mondo che non è assolutamente facile entrare e rimanere in pianta stagna e quindi tu stai cercando adesso con la tua prima alla fine candidatura di trovarti un posto lì dentro in un mondo molto complicato, complesso, come anche quello di Messina è molto competitivo. Assolutamente. Ti dico, su questa cosa che hai detto tu,
all'inizio, ma anche tuttora io trovo persone che dicono ah sei giovane. È vero, io ho 21 anni, però considerate che frequento il terzo anno di giurisprudenza, ho superato più della metà del mio percorso. Tutte quelle che sono le materie propedeutiche alla pubblica amministrazione, io le ho studiate, le ho superate. Bettino Craxi, uno dei più grandi statisti di questo paese, non era laureato, non è laureata neanche la presidenza del Consiglio attuale. Mm. Quindi io parlo sempre della mia preparazione accademica e anche della preparazione politica, perché dicono è vero, hai 21 anni, ma io sbatto a Palazzo Zanca da quando ne ho 14. Ho fatto esperienze a Palazzo Zanca, a Palazzo dei Normanni, a Bruxelles, quindi mi sento pronto. Magari l'unica cosa che mi manca è l'esperienza elettorale. Ok, certo, quello è normale. Esatto. Vabbè, Vista quello la giovane età è eh, impossibile. dico, comunque, almeno questo è il mio pensiero, da qualche parte si dovrà pure Esatto. incominciare. E una domanda che voglio fare a te, ma che farò anche a altri ospiti, è: tu in questo momento sei candidato per un ruolo. Se ti dovessi trovare di fronte alla possibilità di avere un ruolo più importante al di fuori della città di Messina, come valuteresti questa opzione? È un'opzione valida secondo te da poter prendere in considerazione? Tu vuoi restare qui, mettere le tue radici e portare avanti un percorso come stai facendo adesso? Guarda, se io sono rimasto in questa città e ho deciso di candidarmi è perché la mia intenzione è quella di rimanerci a vivere tutta la vita. È un dilemma che ho avuto, come penso un po' tutti, l'ultimo anno di scuola che faccio. Vado via, resto qui, però io mi sento visceralmente attaccato alla mia terra. Andarmene non l'ho mai contemplata come una vera alternativa. Poi per la professione che voglio fare io, che è tutto il mondo forense, non capisco perché dovermene andare. Se ti dovessero proporre proprio un ruolo più importante, più dinamico fuori dalla città di Messina, non parlo dal punto di vista lavorativo, ma proprio politico. Ecco, questo è interessante. Ti dico, la mia intenzione è quella di portare a termine il mandato. L'unica cosa che mi può pensare, che posso pensare è che io venga proposta alla Camera dei Deputati, ma ancora non ho l'elettorato passivo per poter essere eletto. Quindi ti dico, rifiuterei. Porto a Ad fine. oggi rifiuteresti? Sì, ad oggi rifiuterei. Però quello che ho notato, almeno da questi pochi scambi che avete avuto tu e il mio socio, è che lo fai come dire, per una vocazione, non per necessariamente spiccare al vertice. Quello che ti chiedo io è quindi non è pura ambizione la tua, è un servizio che rendi alla comunità di Messina. È assolutamente vocazione, non si può fare politica. Si può fare politica anche senza vocazione, però diventa una politica di basso livello. Il politico aiuta le persone, soprattutto a livello di presidente di circoscrizione. Quello che posso fare è essere il primo megafono dei cittadini. Se non hai vocazione, una cosa del genere non la puoi fare. Alla penso- fine il tuo ruolo è quello, o almeno uno dei ruoli più a contatto con la gente. Esatto. Sì, diciamo che a livello di potere, magari come presidente della circoscrizione, sei un po' limitato, però hai il grande potere di poter alzare, aumentare la voce del popolo e poi magari portarla avanti a sfere più importanti della nostra politica. Esatto, è quello che fa il presidente di circoscrizione. Mi è capitato proprio oggi, mentre facevo campagna elettorale, che ho detto a una ragazza in modo molto cristallino che io non potevo risolvere il problema delle buche. Ok. E questa ha detto perché ti dovrei votare? Intanto sono sincero, perché non so se gli altri ti vanno a dire che non possono intervenire sulle buche, sul Sì, manto diciamo che la storico. propaganda messinese è quasi il Esatto. 90%. Arriva mister, posso risolvere tutto io, Esatto. che butto un po' di fumo negli occhi e nella gente. E poi almeno tu ci stai dicendo di non essere così e onestamente l'avrò già ripetuto, ti porta molto onore la cosa. Almeno Vorrei secondo me. aggiungere l'ultima cosa che secondo me è importante, questo è anche un appello che lancio a tutte le persone che sono giovani impegnate in politica. La politica deve essere la nostra passione, la nostra vocazione. È fondamentale però trovarsi un lavoro, un mestiere, perché se non vivi di qualcos'altro, la politica con le sue logiche oscure ti porta a fare certi ragionamenti per cui resti attaccata alla poltrona con lo scotch, ma Ok. fai magari anche cose che vanno contro i tuoi ideali e contro la tua Dici non si può vivere di politica. Non si può vivere solo di politica. Ok, è chiaro questo concetto. Molto chiaro, sì. E secondo me è anche importante perché
Molti, appunto, secondo me non la pensano in Certa questa gente se maniera. lo dimentica anche. Ipotizziamo che questa elezione va benissimo, tu riesci a salire come presidente di circoscrizione, noi magari ce l'auguriamo per te, per il Sì, tuo infatti. futuro. La prima cosa che faresti, se potessi schioccare le dita, il giorno dopo, cosa faresti? Allora, il giorno dopo, secondo me, la prima cosa che farei è prendere contatto con tutti i cittadini. Nel mio programma, il punto 1, si parla di ascolto e partecipazione. Dal giorno successivo alle elezioni, una delle prime cose che farei per poter entrare in contatto con tutti gli abitanti è coinvolgere le parrocchie, i comitati, le associazioni e dire: guardate, io sono il vostro presidente, ma non sono il vostro re. La cosa che vi propongo è lavoriamo insieme, perché molto spesso la politica i cittadini subiscono le decisioni della politica. Io non sono di quest'idea. Io voglio far capire a tutti che possono contare qualcosa all'interno del panorama e che il cittadino è importante tanto quanto il deputato, perché poi si tratta comunque della stessa società. Quindi Ok. coinvolgere tutti dal giorno 1. Quindi è la prima cosa che faresti, cercheresti di appunto puntare su Sì, su una vera partecipazione del cittadino. Se tu mi chiedi invece un intervento pratico, pratico, sì, realistico, pratico, che si può fare effettivamente, allora, no? Qualcosa di Contro- irrealizzabile, sì, sì, ecco. controllare quanti fondi ha a disposizione la circoscrizione, che sappiamo essere pochi, però non so quanti sono i fondi nello specifico, Ok. perché non si attua in questa città il decentramento amministrativo. Le circoscrizioni non hanno soldi abbastanza per poter intervenire. Quindi andare dal giorno dopo al sindaco e dire: noi siamo i presidenti di circoscrizione, deve esserci l'autonomia, dateci i soldi, dateci le persone, dateci i mezzi per poter essere veramente vicini ai cittadini e poter intervenire. E anche perché penso tu abbia le idee molto chiare, anche perché questa non è la tua prima esperienza di candidatura. Sappiamo che che sei un ex candidato al Senato accademico e quindi ti volevo chiedere, questa tua chiarezza di idee molto, molto limpida, se posso permettermi, è data anche dall'esperienza precedente. Se hai assimilato qualcosa all'esperienza precedente di candidatura, la stai applicando adesso? In realtà è la prima candidatura alle amministrative, ma non sono le prime amministrative che io seguo in prima persona. Io pure nel 2022 avevo 17 anni, andavo ancora a scuola, però ero nello staff di Eri tutta... addentrato Ero già. addentrato, certo, lavoravo già con i consiglieri comunali, quindi già all'epoca ero in giro a fare campagna elettorale per persone che non ero direttamente io. Avete nominato, e questo mi fa un po' ridere, per il ricordo la candidatura al Senato accademico, che adesso, un anno dopo, vi dico che nessuna persona sana di mente avrebbe fatto una candidatura del genere, perché abbiamo deciso come M31 di candidarmi per cercare di far nascere il gruppo. E non era un percorso, non era il punto finale, era il percorso iniziale di un... Cioè avevi aperto una nuova lista? Esatto, una nuova associazione a settembre e a maggio ci siamo presentati alle elezioni. Cosa mi ha insegnato? Intanto che in politica non vincono i migliori, non vincono quelli con i programmi migliori, non vincono le persone che si sanno interfacciare meglio, vincono chi ha i voti. E io in quel momento all'università non avevo un bacino tale, ho preso, dico, 500 voti, però non era un bacino sufficiente per essere Diciamo per eletto. affrontare i colossi che erano già Esatto. all'interno, indentrati E nel poi, panorama, è difficile esatto. emergere da quel punto di vista. E vi dico che la politica universitaria è molto meno limpida di quanto può sembrare, è molto meno limpida sì di quanto può sembrare da fuori. E noi eravamo tutti ragazzini alla prima esperienza. Io ho visto colossi, gente che si preparava mesi e mesi prima per affrontare Tu eri l'università. proprio il fondatore del partito No, che... allora noi avevamo, io sono stato il rifondatore dell'associazione Ok, perché perché già esisteva. già esisteva, però era interrotta e noi abbiamo chiesto di poter acquisirla di fatto e Ok. portarla avanti. Se posso dire una cosa che mi ha insegnato quell'esperienza è che l'organizzazione in politica è importante. Bisogna essere capillari quando si raggiungono le persone, bisogna avere gli elenchi delle persone con cui hai parlato, con cui ti sei interfacciato, perché sennò è troppo confusionario. Io alla fine in quel momento persi un po' il polso della situazione, pensavo di avere molti più voti di quanti effettivamente non avevamo. Però penso che sia un rischio proprio questo. Sempre, in qualsiasi situazione uno si trova, come può essere questa della Esatto. candidatura alla circoscrizione, anche al Senato accademico, sono cose Sì.
che ovviamente tu non puoi sapere se effettivamente poi quella persona ti voti o meno. Sì, però vedi, a differenza, la città, la circoscrizione è grande, anche se tu rifai una passeggiata per strada, le persone le becchi, Sì. le trovi. All'università ci sono 20.000 iscritti, quanti sono quelli che frequentano? 5.000? È difficile raggiungere quelle persone perché esistono anche gli altri colossi, Certo. quindi si riduce ulteriormente quello che è il bacino degli aventi diritto e hai più difficoltà a trovare voti. Ormai diciamo che la politica anche a Messina è diventata super social, si vedono consiglieri dappertutto che La fanno politica video dello slogan. dello slogan. E la mia domanda che chiedo a te, che magari anche tu hai visto altri candidati, eccetera, qual è la cosa più irrealistica che hai sentito dire, utilizzata come propaganda per accaparrarsi voti, sia nella circoscrizione che magari anche come consiglieri comunali o addirittura sindaci? Questa però è una bella domanda perché mi spiazzi, devo pensare a tutte le persone con cui mi sono interfacciato in questo periodo. Ti dico, quelli che mi fanno più ridere perché sono proposte irrealizzabili, sono tutti quelli che continuano a parlare delle buche e del problema della loro risoluzione immediata delle buche, come se fosse così. Cioè, molto spesso vedo questa gente che si impegna, che secondo me non ha completamente idea di come funziona un bilancio, di come funziona il comune. Non è che siccome siamo un ente pubblico possiamo stampare soldi, abbiamo soldi infiniti. Quindi proporre rifacimenti di tutte le strade di Messina, oppure da un momento all'altro c'è gente che propone metodi per sistemare definitivamente il problema della crisi idrica, ad esempio, perché le Ok. condutture di Messina perdono più del 50% d'acqua. Che facciamo? Da un momento all'altro chiudiamo tutto, rifacciamo così da zero tutte le tubature della città? Sembra un pochettino irrealizzabile nel breve termine, ecco, Esatto, almeno. esatto. Quella delle buche io ho visto anche attuali persone che sono all'interno della circoscrizione che premono molto su questo, nel senso che vedo magari che mettono il post del abbiamo tappato le buche in determinata via. Sì, questo è un problema secondo me apicale, perché la gente non ha idea, come dicevo prima, però un'altra cosa che voglio dire, ad esempio, c'è poca chiarezza, e non so se questa domanda ce l'avete più avanti, però apro questa parentesi, fermatemi se ce l'avete più avanti, anche l'ambiguità che i candidati, specialmente i sindaci, hanno nei confronti di un tema, il ponte. E con questo anche i loro candidati, perché a parte Antonella Russo, gli altri due hanno una posizione ambigua sul ponte. Ok, sì, l'ho notata questa cosa del schierarsi, ma come se non si schierano, è un po'. È un tabù questo Esatto. Secondo me ponte. è semplicemente fatto per evitare di schierarsi o da una parte o dall'altra, quindi anche per gli elettori. Difficile poi capire la reale posizione che hanno queste persone. Ma questa è malafede però, se permetti, perché io voglio essere chiaro, io nel mio comitato ho attaccato una bandiera no ponte, perché le persone devono sapere che se votano Chicco Carabella votano un no ponte. Ok. I miei colleghi alla circoscrizione che fanno? Non ho sentito nessuno dei due prendere posizione su questo tema. E vi dico di più, ci sono persone candidate al quartiere, alla circoscrizione, con il movimento di Cateno De Luca, che prima supportavano il salvacontesse, quindi spostiamo la linea, spostiamo il progetto della stazione centrale che Sì, sapete. anche. Sì, sì, sì. Come fai tu a proporre una raccolta firma contro un'opera, per lo spostamento di un'opera, se il tuo sindaco non prende posizione contro quell'opera? Secondo me è un po' Questo è incoerente vero, però questo. la mia domanda su questo argomento è quanto potere ha realmente Messina su un progetto del genere colossale? Quindi Anche su un se la progetto a riguarda livello proprio direttamente il a ponte lo livello fanno qui. statale, che alla fine sono le grandi sfere poi della politica che decideranno come, perché, quando, quanto anche il sindaco banalmente ha potere su questa faccenda. Secondo me è veramente poco rilevante. Secondo me è quanto potere vuole avere il sindaco su una questione del genere. Perché ricordiamo che ad esempio il sindaco è la massima autorità cittadina in ambito di ordine pubblico, di sanità. Quindi il sindaco, qualora ravvisasse problematiche di questo tipo, potrebbe interrompere con un'ordinanza qualsiasi tipo di scavo, di lavoro, di infrastruttura logistica. Il sindaco, magari sul fatto di costruire il ponte o meno, non ha così tanto potere. Però il sindaco ha potere, ad esempio, di mandare i vigili urbani
a fermare i tir che passano giorno e notte dal villaggio Urra, Mm. che sono legati ai lavori del raddoppio, ma che aumenteranno sempre di più. Magari non sul problema centrale, ma su tutte quelle che possono essere le problematiche collaterali, il sindaco secondo me ha potere di intervenire. E non si può dire, come invece ha fatto Federico Basile, di aver permesso l'interlocuzione con RFI, con Will Build, solo per la creazione di quelle che sono le opere compensative secondarie legate al ponte. Perché che fai? Baratti la città per creare un pezzo di strada in più? Poi c'è da dire nello specifico, non si sa ancora quali siano bene queste opere compensative. E qui solleviamo una problematica. Io sono anche molto attento alla cultura. Secondo me la cultura è importante, la politica dovrebbe cercare ogni giorno di dare un seme di cultura, di progresso anche dal punto di vista intellettuale. E non c'è un'opera compensativa che sia legata alla cultura. Non ci sarà un teatro in più, non ci sarà un cinema in più. Soltanto hanno parlato dell'area verde, quella a ridosso, proprio Esatto. dell'inizio del ponte. Solo quello ho sentito dire da questo punto di vista e su questo hai ragione. Poi stiamo parlando di un progetto che non sappiamo nemmeno se decollerà, se resterà così. Che non è esecutivo ancora. Nulla Esatto. di nulla, perché l'ultima mi sa è stata la bocciatura della Corte dei Conti e siamo rimasti lì. Non c'è stato nient'altro. Più che altro, a prescindere dal potere che il nostro primo cittadino possa avere nella realizzazione di questo enorme progetto, firmato a nome di politici che non voglio menzionare in questa sede, però almeno secondo me, io lo dico a te, poi tu mi dirai cosa ne pensi. Voglio tirare un attimo in ballo, citare Seneca: chi non sa chiedere insegna a rifiutare. Vengo e mi spiego. Potremmo avere un peso maggiore in questo magno progetto che riguarda la nostra città, non perché siamo gente che ha il piacere di lamentarsi di qualsiasi cosa il governo o una certa fazione politica porti avanti, ma perché ci interessa in primo luogo il ponte di Messina, ragazzi. Quindi volevo sapere Più potere. Allora, qui ti rilancio una proposta di tuo padre. Facciamo il referendum per il ponte? Facciamo votare solo i messinesi? Vediamo quello che è il risultato finale. In teoria è possibile, secondo alcune normative dell'Unione di diritto amministrativo, dare la possibilità di fare un referendum cittadino per valutare l'effettiva realizzabilità dello stesso. E vi dico, quella magari sarebbe la prova del 9, perché magari vince il sì ponte. Però intanto sappiamo effettivamente come è divisa la popolazione di Messina, che è una cosa che adesso non si sa. Cioè, ci può essere qualche sondaggio, ma non è nulla che attesta effettivamente come i messinesi sono schierati su questo tema qua. Sì, c'è da dire che anche il referendum vale tanto quanto, perché magari vanno a votare anche persone che poi effettivamente... No, solo di messinesi. Solo di Messina, però secondo me non è Non è la non è la soluzione per soluzione te? adatta, perché ci sono persone che secondo me del ponte gliene frega tanto quanto, quindi o magari si astengono direttamente dal voto, però mi hanno sempre detto che chi si astiene è come se votasse no. Oddio, dipende anche dall'interpretazione. Ad esempio, il regolamento del Senato permetteva che chi si astenesse contribuisse di fatto al quorum costitutivo della deliberazione. Però tu pensa a tutti quelli che lavorano ogni giorno, quindi dovresti far votare anche quelli della Calabria. Almeno quelli di Reggio Emilia, Quindi sì. diventa già una cosa un pochettino più grande della città di Messina, perché giustamente anche a loro va a toccare il loro Certo, territorio. però la differenza è che a loro impatta in una zona forte, cioè a noi impatta in una zona fortemente urbanizzata. A Villa non è così. No, Non è sicuramente. propriamente fortemente urbanizzata quella zona. Però quello che secondo me si potrebbe anche cercare di fare in alternativa al ponte è cercare di capire quelle che sono effettivamente le criticità. Quindi magari ci sono poche navi. Sicuramente questo è un aumentiamole. tema super delicato e sensibile, perché di questo si parla da sempre, più o meno, da quando è nata comunque la Caronte, il traghetto, anche l'aumento dei costi banalmente, che è diventato quasi insostenibile. Sì, è insostenibile. Per aggiungi il banalmente caro fare... carburante. Però sai che ti dico, quelle navi secondo me non consumano tanto, ragazzi. Io ho parlato di recente con un ingegnere navale che mi dice che quelle navi, spinte piano, perché poi non è che camminano forte, fanno mezz'ora e mezz'ora, non hanno un eccessivo consumo di carburante. Andrebbe chiesto, magari alla compagnia privata che non nomino, di
abbassare il prezzo dei biglietti, perché la verità è che operano in una condizione di monopolio in quella parte della città. Ci sono solo loro. E Tramestieri, quando non è insabbiato, ci sono Ferrovie dello Stato. Esatto, io non capisco se non fare il ponte, magari creare una cosa proprio statale in modo tale che possa far transitare gli abitanti di O Messina, addirittura comunale. comunale, quello che è, però se non c'è l'alternativa alla costruzione del ponte non possiamo rimanere per come siamo adesso. Esatto. Sicuramente è impossibile questa cosa. Cioè, adesso entriamo nel periodo anche clou, quindi dell'estate, in cui ci sono enormi code e non è piacevole, diciamo, andare fuori Messina e ritornare, perché si parla veramente di 3-4 ore, veramente nei giorni estivi, quelli più caldi, ed è insostenibile, siamo veramente il terzo mondo. Poi è terzo mondo perché non c'è una struttura coperta, dico, la gente aspetta direttamente sulla macchina sotto il sole, non c'è una hub, non c'è qualcosa che li possa ospitare. Diciamo. Un po' scomodo, che fa passare pure la voglia al turista di turno, banalmente, di intraprendere quei 3 chilometri di stretto per andare o verso il continente o magari venire verso di noi, perché almeno personalmente non mi aspetto che lì a Villa la situazione sia molto diversa per i traghetti. Questo sì, però perché un messinese deve pagare per attraversare lo stretto tanto quanto paga un cittadino di Londra che viene un giorno a Messina e poi se ne va, che ne so, a Palermo? No, questo l'ho visto, anche Alessandro ne ha Esatto, parlato. rilancio Anche questa mio padre. proposta. Io sono d'accordo sotto questo punto di vista, però secondo me è proprio un problema che è molto più grande. Cioè non è soltanto del cittadino messinese, ma anche chi viene da fuori. Secondo me Messina e proprio la Sicilia in generale perde un sacco di possibili turisti, perché tu immagina una persona che magari si vuole fare un weekend, perde una giornata quasi, È una tutto mattinata l'iter, per è attraversare l'iter che lo scoraggia. stretto. Però poi il cittadino non perde sempre 4 ore nelle nostre autostrade, una sola corsia, che poi è tutta una serie di fattori, ragazzi, si dovrebbe intervenire su tutto in modo simultaneo e secondo me è complicato. Tu Io che non ne so, io dici? sono più dal lato del fare il ponte, ma a determinate condizioni, sia come dicevi tu prima, ambientali, e se che ci sia proprio un progetto, ok, fare l'autostrada nuova, migliorare a 360 gradi il mondo, perché fare solo il ponte non ha senso. Cioè fare il ponte, poi arrivi a Messina e ti ritrovi comunque sempre nel terzo mondo, per me non ha assolutamente senso. Se invece vengono aggiunte anche altre infrastrutture insieme al ponte, sempre controllando le criticità del tipo ambientali, perché comunque sono fondamentali da questo punto di vista, non è che ce ne possiamo fregare. Deve venire L'ecosistema qua, deve dello venire stretto di il... Messina è uno dei più complessi Esatto. del Mediterraneo e azzarderei dire pure del mondo. Mettere un ponte in mezzo al mare non serve un biologo per intendere che non Ma sia proprio anche a una livello ma poi è delle navi, immagine. anche le navi che passano, perché alcuni hanno detto Non che ci sono possono passare. delle navi troppo grandi non Esatto. passano perché è troppo basso il... Ma poi a livello di fattibilità siamo sicuri che si possa fare. Sicuramente questo non lo Beh, sapremo noi, ci saranno degli ingegneri. 1908 Docet potrebbe tornare una qualsiasi catastrofe del genere, ma anche di minore entità. Esatto. Da un momento all'altro siamo una zona molto sismica. Ma poi lo scirocco, picchia una sciroccata bella forte in inverno. Mi auspico che mi quelli ci che preoccupo gli anche, ingegneri cioè. che la studieranno per questa cosa valuteranno tutte queste variabili. Si spera almeno. Esatto. Se no potremmo restare nella storia per una cosa del genere. Non sarebbe, Non sarebbe non carino. sarebbe per niente strano anche. Per una persona che sta guardando questo podcast e si sente sempre nominare la circoscrizione, la circoscrizione. Ma cosa fa effettivamente, in questo caso, la seconda circoscrizione? Cioè, di cosa si occupa la seconda circoscrizione di Messina? Allora, la circoscrizione, come qualsiasi comunque assemblea elettiva, dalla circoscrizione al Senato della Repubblica e così, si divide per tematiche e le varie tematiche vengono affrontate nelle varie commissioni. Quindi c'è una commissione che si occupa di sport, un'altra commissione di viabilità, un'altra di erosione costiera e dissesto idrogeologico. C'è l'input dei vari consiglieri che girano il territorio, osservano le criticità, arrivano, seduta di commissione, che ne so, viabilità, hai un'idea, fai la mozione, la metti all'ordine del giorno e ne discuti di fatto con i colleghi. Quando hai poi la proposta complessiva, la porti al consiglio della circoscrizione, che è l'organo tutto, che non tutti i colleghi che ci sono in consiglio fanno parte della commissione,
parlate, interloquite, cercate di trovare una soluzione. Quindi diciamo si cerca una soluzione preliminare che poi viene portata avanti al consiglio e... Esatto, oppure ci sono determinate materie per cui è necessario il parere obbligatorio ma non vincolante della circoscrizione che viene richiesto dal Consiglio Comunale. Quindi il Ok. Consiglio Comunale richiede: circoscrizione, tu cosa ne pensi? Io penso questo. È obbligatorio che noi come circoscrizione diamo una risposta, ma non è detto che quello che noi diciamo sia poi applicato dal Quindi Consiglio a Comunale. livello consultativo possiamo dire. Esatto. Però è un passaggio obbligatorio, diciamo, dell'iter. Quindi non vincolante, tu pensi che sia questo un eccessivo iter burocratico oppure ti ritieni totalmente d'accordo con questa modalità? Purtroppo ancora non sono il legislatore per poter intervenire su una cosa Ma del... anche visto da fuori. No, da fuori ti dico che secondo me è bene che Perché è difficile per i consiglieri comunque stare dietro a un territorio così vasto, quindi è normale che le circoscrizioni esistano per evitare appunto... Esatto, dovrebbero tenere secondo me maggior conto di quelli che sono questi pareri della circoscrizione. Perché sono quelli che vivono di più il territorio. Esatto, esatto. Noi stiamo sempre giornalmente per strada, loro invece sono a Palazzo Zanca. È diverso. Ed è giusto che discutano di altre tematiche, però è anche altrettanto giusto che le circoscrizioni siano riconosciute come organo di prossimità. Perché vi dico di più, e torniamo al discorso che vi facevo prima sulla partecipazione dei cittadini. Sì. C'è il primo partito, qual è? Il partito dell'astensionismo, visto che di solito va a votare meno della metà degli aventi diritto. Se ci sono dei consiglieri che lavorano in sinergia bene, che si fanno vedere operativi, che sono capaci di coinvolgere sempre, non solo in periodo elettorale, io sono sicuro che comunque all'elezione successiva molta più gente di prima va a votare, perché si sono sentiti rappresentati, si sono sentiti coinvolti e quindi potrebbe essere anche un rimedio all'astensionismo. E non è il caso di questa elezione, visto che è anticipata. È un'elezione anticipata, ma è bene che comunque gli elettori di Sud Chiama Nord sappiano che è un'elezione anticipata per un tornaconto elettorale di Cateno De Luca che non vuole far andare al voto la Regione e Messina nella stessa data. Sì, ha fatto questa, diciamo, questa giocata dal suo punto di vista alla fine è intelligente perché sa di avere comunque la maggioranza, sa di potersi concentrare appunto per queste elezioni comunali e Sì, è stato uno stratega però a dispetto un po' del popolo. secondo me faceva più figura a dire semplicemente quello che ho detto io ora. Invece di dire che Basile non aveva la maggioranza, è vero che Basile non aveva la maggioranza in aula, ma quanti sono stati gli atti bocciati dal Consiglio Comunale? Una delibera che non è stata neanche bocciata, è stata ritirata per poi essere ridiscussa in un consiglio successivo. Quindi è una scusa che un po' non regge quella di Vabbè, Basile. hanno trovato un escamotage Esatto. per non risultare male per quanto riguarda Se ne è la anche parlato molto di questa mossa, anche perché c'è chi ha sostenuto che se proprio quelle motivazioni portate avanti per queste dimissioni fossero vere, Basile si sarebbe dovuto dimettere almeno nel 2022, Esatto. quindi non regge tanto. Non regge. Però questa cosa a livello della popolazione secondo me non è arrivata molto. No, non è arrivata. Perché sono stati bravi da quel punto di vista, secondo me, il comunicativo. Sono bravi da questo punto di vista, secondo me sono bravi e c'è anche da, secondo me, un po' imparare perché riescono a muoversi bene dall'aspetto comunicativo. Poi dall'aspetto esecutivo È tutto ognuno, da vedere è e tutto da da vedere, ognuno ha il dimostrare. suo pensiero. Però secondo me a livello comunicativo sono bravi. Anche perché è notizia di queste ore che cioè, ci potrebbe essere un bel problema per Cateno De Luca e tutte le sue 15 liste, visto che la norma regionale prevedeva che si potesse costituire una sola lista, invece senza raccogliere le firme, loro ne hanno fatte 15. Non so se avete seguito. No, questa cosa, Purtroppo se io ce la me la riesci a sono spiegare persa. meglio. Allora, sapete, quando ci sono le elezioni si devono presentare le liste, Sì. giusto? Questa norma dice che se c'è un partito che è rappresentato all'ARS, il Parlamento regionale, è esente dalla raccolta delle firme, quindi Mhm. possono presentare direttamente il logo. Che cosa è avvenuto? Invece di fare una lista sola, come è stata fatta dagli altri partiti politici, compreso il PD, Cateno De Luca ha fatto 15 liste, tutte aventi lo stesso contrassegno. Sud Chiama Nord, Nord. Sud Chiama Nord per il mare, Sud Chiama Nord per Federico Basile, Sud Chiama Nord per
che ne so, tutti allo stesso modo si chiamano. Ora è stato sollevato da Scurria una questione di legittimità, secondo me anche abbastanza importante, sul fatto che non è equo, va contro il principio di uguaglianza, che gli altri hanno presentato una sola lista, lui invece ne ha presentate 15 e quindi potrebbero anche essere delle elezioni sub iudice, come quelle del 2006 che videro trionfare Franco Antonio Genovese, decaduto dopo un anno per un vizio molto simile a questo, la mancata raccolta di alcune firme per quella che era la lista detta dei socialisti napoletani. Dunque, mi permetto di muovere avanti la nostra discussione chiedendoti, parlando, abbiamo trattato del territorio, abbiamo trattato per ora anche questo caso delle liste. Tornando un attimo strettamente al territorio, se c'è una decisione che tu ritieni recentemente presa e totalmente errata al momento presente, lasciamo stare questioni un po' di più lungo iter, quali banalmente il ponte, però del territorio della seconda circoscrizione. E se c'è una decisione che tu ritieni molto poco azzeccata e si sarebbe potuto fare meglio. Si sarebbe potuto fare meglio sicuramente e torno perché è un tema a me molto caldo sul villaggio Urra. C'è un'ordinanza che vieta il transito dei tir dalle 23 alle 7 del mattino e comunque non ho mai visto la municipale durante le sere. Ci sono gli abitanti che sono distrutti perché sono costretti a stare a casa, scusate, durante la notte con questi tir che fanno un rumore Fa allucinante. tremare quasi. Fa tremare tutto e non c'è un vigile urbano che che li film, che li multa, scusate. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Altra cosa che mi fa un po' arrabbiare a livello di decisioni o di temi che passano in sordina è il rapporto che Messina ha col mare. Perché siamo una città di mare. La solita solfa che tutti dicono in campagna elettorale, dobbiamo riprendere il rapporto col mare, dobbiamo essere centrali all'interno dell'economia. È vero, però se ci sono interi litorali della seconda circoscrizione che non sono balneabili, questo sarà o no un problema? Perché non sono balneabili? Perché c'è la fogna che ancora scarica direttamente a mare e io l'ho vista fino a stamattina. Come non si fa a intervenire su un tema del genere? Spazi che fino agli anni 70 erano frequentatissimi da persone, erano luoghi di aggregazione, invece adesso non ci va nessuno, oppure le persone ci vanno e stanno male perché si fanno il bagno, scusate, proprio nella cacca. Quindi sono secondo me temi in sordina come un altro tema che secondo me passa poco è anche la mancanza di spazi di aggregazione all'interno di queste circoscrizioni. Nel 2022, nel 2023 la giunta uscente aveva finanziato un progetto per il rifacimento di campetti di tutta la zona sud. Ce n'è uno a Santa Lucia, c'è il campetto Santino Maffei di Villaggio Urra. Da quel momento ad oggi ancora non è stato fatto nulla per questi luoghi. E io perché continuo a insistere a dire guardate che i luoghi di aggregazione sono importanti? Perché un luogo di aggregazione dove i bambini vanno, dove i ragazzini vanno, impedisce a queste persone poi magari di immettersi all'interno del sistema della microcriminalità. È sempre uno spiraglio di legalità. Lo Stato fa un campetto e in quel campetto non ci sono solamente i bambini che giocano, c'è la presenza dello Stato. Una piazza illuminata è una piazza più sicura per tutti. Quindi se ne sono queste tematiche che di solito passano in sordina. Sì, che non sono state curate Esatto. dall'ultimo. In generale. Ok, secondo me possiamo andare in un argomento anche recente che è andato molto virale. Penso che sai già benissimo di cosa stiamo parlando, ovvero Già immagino. del video virale di Vardera, che io inizialmente l'ho visto la prima volta, però non avevo realizzato, non avevo capito che era nella città di Messina, solo nel momento in cui poi ho visto te, che parlavo con te, e la mia domanda è, questo video per te è stato più un bene o un male? Allora, io in generale sono abituato alla viralità. È andato virale un mio autogol, è andato virale una mia pallonata. Comunque sono sempre una persona che è stata al centro dei riflettori, anche non volendolo direttamente. Quindi molto spesso mi hanno chiesto, ma tu come ti sei sentito? Io mi sono sentito normale, non ho problemi a essere di fatto visualizzato centinaia di migliaia di volte. Ora, secondo me la cosa che non è direttamente stata fatta chiara è che io
ho parlato all'interno della diretta, mi è stata data la possibilità di parlare. Poi Lavardera è scattiato nel momento in cui io ho detto che ero il candidato presidente. Perché? Perché io del suo ragionamento lo posso pure capire. Lui voleva dire a un certo punto: non facciamo campagna elettorale, parliamo effettivamente di quelli che sono i Delle problemi. problematiche. Sì. Però Ismaele, non puoi venire da me a dirmi questa cosa qua. Uno, perché c'era una locandina elettorale, io pensavo che comunque fossimo in un tour elettorale. Due, perché è una questione che con i consiglieri comunali portiamo avanti da più di 2 anni. Quindi io sono stato tranquillo e per tornare alla tua domanda, penso che comunque abbia fatto bene. Perché? Perché a parte la frase che è divertente, che è stata memata, c'è un sacco di gente che non mi conosceva prima di quel contenuto Ma e certo. che adesso mi segue, mi commenta, vuole interagire con me. Quindi è stata pubblicità in un modo o nell'altro. Non esiste buona o cattiva pubblicità, Esatto, basta che se ne parli. Non esatto. è importante come, basta che se ne parli. E Ma con lui poi hai chiarito? O non vi siete più beccati, Guarda, sentiti sulla questione? No, ci siamo sentiti una sola volta. Gli ho detto quello che pensavo, diciamo, c'è stato un chiarimento. Ok. Possiamo dire, lui si sente un pochettino più... A me piace la politica del fare, delle idee. Vedi Le pure i politiche Tommy urlata e un po' populista non mi piace, non è nel mio stile. Io non vado in una piazza, cioè posso andare a fare un comizio. Però la cosa che voglio dire, secondo me, permettetemi questa digressione, molto spesso si fa politica non solo in questa città, in questa Italia, attaccando l'avversario, attaccandolo umanamente, attaccandolo non su quella che è la sua preparazione, ma su quello che è stato. Secondo me la politica deve tornare a essere seria, ossia deve parlare dei temi. La Vardera che cosa stava facendo? Stava sollevando un problema. È vero, ha mandato a fare in culo Carabellò, però qual è il più importante? Che mi abbia mandato a fare in culo oppure che abbia sollevato un problema? Dal mio punto di vista è più importante aver sollevato un problema. Quello sicuramente, certo. Poi vuoi lo share che può quanti sono stati? 10 secondi di smania di mandare a una persona a quel paese che possono incrementare la popolarità, un video comunque fa più views, eccetera, e potrebbe essere un secondo fine di una certa reazione così, vogliamo Io dirlo, voglio sottolineare esagerata. anche la tua reazione comunque pagata. Sì, Là, in quel Hai momento tu sei mantenuto la tua stato, plomb. cioè, tranquillo, non hai, sei rimasto impassibile quasi rispetto a quello. Come se magari secondo me manco ci stessi credendo in quel momento, non avessi realizzato quello Della che sta serie, ma che accadendo. davvero? no, ma io sono rimasto un po' così perché non me l'aspettavo. Cioè, serio, ecco, infatti. Onestamente non me lo aspettavo perché gliel'ho detto io di andare al Villaggio Urra il giorno prima. Gli ho detto: guarda Ismaele, secondo me c'è questa tematica. E lui comunque ha questo pregio che si appassiona alle cose, ci crede, porta avanti il suo mandato parlamentare. Quindi il giorno dopo si è ripresentato a Messina solo per fare quella cosa là. Quindi, qual era la domanda? Perdonatemi che mi è Se sfuggita. era un bene o un male già avevi risposto. Sì, a posto. Sì, abbiamo un attimino elungato perché, beh, sai, recente. Sì. E mentre invece se tu avessi in questo momento 20 secondi per lasciare un messaggio, tu hai detto prima il primo partito è quello dell'astensionismo e dell'astensionismo fa parte chi si astiene per una certa credenza radicata, magari contro la politica, eccetera, ma c'è anche una fetta di elettori indecisa che si trova molto confusa rispetto a chi votare, a chi non votare, a chi dare la propria fiducia, chi seguire, chi prendere a modello. Bene, se tu avessi 20 secondi da dedicare con cui poter, non per forza convincere, 20 secondi di 20 secondi di uno spazio tuo personale per parlare con questi elettori indecisi, chiamiamoli, cosa diresti? Elettori indecisi. Semplicemente la mia idea è quella di dirvi che dovete andare a votare, ma non lo dovete fare perché ve lo sto dicendo io. Dovete andare a votare, oltre perché gente che è morta per darvi questo diritto. Parliamo di tutti i ragazzi partigiani, ma perché io capisco che ci possa essere una certa diffidenza nei confronti della politica, ma quello che dico molto spesso agli indecisi che mi dicono io non vai a votare, picchi voi siete tutti stessi. Non siamo tutti gli stessi. Io ho 21 anni, tu non vai a votare per quelli che governavano quando io ancora non ero andato a votare.
Quindi non è una scusa che regge. Dimostra che sei un cittadino, vai a votare, perché soltanto se tu poi vai a votare puoi prendertela con la classe dirigente. Se non vai a votare, sei tu che partecipi alle elezioni di quella classe dirigente che non ti piace e soprattutto non ti rappresenta. Molto Direi bene. molto chiaro Esatto. e molto incisivo. Io voglio ringraziare Chicco per essere stato qui con noi, il nostro primo ospite, quindi ce lo ricorderemo per molto Vero. tempo. Che onore. Grazie per questo tempo dedicato, hai parlato di argomenti molto importanti secondo me per la città di Messina, ti ringraziamo molto Infatti, e veramente grazie. grazie Chicco. anche per chi è arrivato fino ad adesso a guardare questo video e ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.